Ciao ragazzi e benvenuti di nuovo su Dark Side. Oggi cominciamo la seconda parte di quanto riguarda il culto di Rock Theriault. Siamo rimasti l'ultima volta che parlavamo del quando Rock dava queste punizioni assurde ai suoi fedeli e dicevamo che quando Marise Garnier era incinta e mangiò 2 frittelle in più, Theriault la assoltò e le ruppe 2 costole. E innanzitutto devo fare una premessa: oggi è un altro giorno, come potete vedere, il mio look è diverso e siamo nella mia camera da letto. Le altre stanze sono tutte occupate. Quindi, detto questo, cominciamo con la seconda parte di questo video. Quindi purtroppo nessuno avrebbe mai reagito a queste violenze dal momento in cui i suoi fedeli erano convinti che erano delle punizioni giuste. D'altronde chi sarebbe andato contro al volere di Dio? E Jack Fisé se ne andò, non reggeva più questa situazione e non potendolo fermare perché comunque provava della stima verso Rock, decise di abbandonare il gruppo. E, a questo punto Rock praticamente disse a tutti gli altri che Jack era posseduto dal diavolo ed è per questo che prese questa decisione di andarsene. Il fatto che Jack se ne andò non fece altro che in qualche modo rinforzare ancora di più il gruppo, ehm, li rese più ossequiosi in qualche modo e cominciarono anche addirittura a scrivergli delle lettere di affetto. E a quanto pare Rock amava questo genere di espressione di amore, chiamiamolo così. Quindi ogni qualvolta che un bambino o comunque uno di loro faceva qualcosa di sbagliato, loro si sentivano quasi in dovere di dover scrivere una scusa, un ringraziamento o comunque qualsiasi cosa che sentivano veramente, eh, avrebbero comunque scritto a lui delle lettere quasi d'amore. E voglio portare un esempio di una lettera che scrisse Francine Laflamme. E, quindi questo successe subito dopo che Jack se ne andò. Prima che scrisse questa lettera, a quanto pare Francine fu trovata a mangiucchiare delle cose di cui non ne aveva ricevuto il permesso da Rock e ovviamente era stata punita per questa cosa, ma quando altre persone, essendo punite, si sarebbero chiuse in se stesse o comunque cercando di evitare, in questo caso Rock, loro erano talmente ossessionati dalla sua approvazione che non riuscivano neanche a capire questo, quindi dal momento in cui venivano puniti, non solo venivano puniti, ma avevano questa voglia impossibile di chiedergli scuse e quindi di attirare in qualche modo la sua approvazione. E in questo caso quindi Francine prese un qualche cosa da mangiare, non avendo il suo permesso, e Rock si arrabbiò moltissimo. Dopodiché lei gli scrisse questa lettera. Ciao papi, scrivo di ciò che hai detto sul tema dell'alimentazione. È verissimo che mordicchio, una colpa maledetta che non ripeterò mai più. Il pensiero di ingerire una quantità così grande di cibo in così poco tempo mi scoraggia, anche se lavoro all'aperto tutto il giorno senza mangiare. Ti chiedo di perdonarmi. Se è un furto, non me ne ero resa conto. È tutto questo difetto che causa la mia grassezza.
Non voglio essere un servo grassoccio, questo mi rende troppo repugnante accanto all'uomo che sei. Non so cosa pensare di tutto e del significato delle mie azioni. So solo che non lo ripeterò e non parlo a cuor leggero. Desidero essere un vero servitore per te, mio maestro, vigile, vigoroso, con uno spirito limpido e vivace e ben equilibrato, per servirti in ogni momento della mia vita. Ho ancora molta strada da fare. Grazie papi, ti amo. Hogla, che è il nome biblico che è stato dato a Francine La Flemme. Quindi non erano grassi perché lavoravano appunto all'aperto moltissime ore al giorno con pochissimo cibo, e lui la beccò a mangiare e cominciò insomma ad aggredirla, a dirle di tutti i colori, probabilmente parlando del suo peso, a quanto possiamo dedurre da questa lettera. Comunque Maryse Granier cominciò a parlare di andarsene. Maryse è una delle, no, è l'unica donna che non è mai voluta stare lì, ci stava perché ci stava il marito e i figli. Quindi Roch Theria ordinò a Jack Jiguet, il marito di Maryse, gli ordinò di punirla, e Roch decise che la punizione giusta per questo comportamento era quello di amputarle un dito del piede. Ovviamente Jack Jaguar era un po' sconvolto dalla richiesta e si tirò indietro, ovviamente. Ma Roch cominciò insomma a schernirlo e a prenderlo in giro, gli diceva: che cosa sei, un fallito, non hai il coraggio, non diceva proprio così, le parole dettagliate non le posso dire. Vi ricordo che tutte queste informazioni, questa ricerca che ho fatto deriva dallo scritto del film, più tutte le interviste che hanno fatto ai sopravvissuti, e più qualcosa che ho trovato io nei video YouTube. Quindi eh, devi essere sono è molto dettagliato. Purtroppo qui non posso dire assolutamente tutto, però queste sono ricerche facili da fare, io cerco su Google e esce fuori il tutto. Quindi se volete sapere nei dettagli come erano insomma i discorsi, come si parlavano l'un l'altro, le trovate facilmente su Google. Quindi diceva: non hai coraggio e se vuoi essere un uomo devi imparare a dare una lezione alla tua donna, che a quanto pare rispetto ed amore non bastava. Scusate, non so cosa è successo alla mia telecamera in quel momento. Quindi comunque morale della favola è che da quel momento Roch sapeva di aver pieno potere sulla mente di Jack, e da lì divenne il suo principale esecutore. Quindi finalmente arriva il 17 febbraio, che era il giorno profetizzato dove il Messia sarebbe tornato sulla terra per giudicare i buoni o i cattivi. E quel giorno arrivò e se ne andò, senza alcuna seconda venuta del Messia. Secondo Theria Roch, indovinare le date esatte dei messaggi di Dio era un'impresa un po' difficile per i mortali, poiché il tempo passa in modo diverso per Dio che come succede qui sulla terra. Questo è la scusa che aveva trovato. Questo messaggio quindi che Roch avrebbe dato, che la data forse non era esatta ma comunque era in arrivo, divenne molto
parlata. Di conseguenza arrivò anche alle famiglie dei suoi seguaci, dei seguaci di Rock, di questo culto, e le famiglie ovviamente erano un po' scioccate. Ehm, Questo fu però sufficiente in quel momento a tenere il gruppo unito. Si fidarono di Rock, e il fatto che disse che sai, è difficile sapere la data esatta, comunque arriverà, se non è oggi è domani. I genitori di Chantal Labrie hanno ottenuto un'ordinanza del tribunale per un- per dei test psichiatrici per la loro figlia. Quando due poliziotti si presentarono Rock li respinse. Quindi un mese, parliamo di un mese dopo, ehm, la, la Soleil di Quebec City, sarebbe, a quanto ho capito, una stampa giornalistica, non so se si chiama così, aveva pubblicato un articolo sul culto, su questo gruppo, e lo aveva intitolato They are happy and free to live if they wish, che vuol dire sono contenti e liberi di lasciare se vogliono. Questo si riferiva a Rock come al padre spirituale, questo articolo parlo, e, questo articolo parlava di Rock come un padre spirituale, e includeva anche delle citazioni di interviste con Jack Fisset, che era fuggito, in cui Jack affermava che il gruppo era gestito democraticamente. E a quel punto 10 agenti di polizia hanno fatto atterrare un elicottero sulla montagna Eterna. Ria Rock è stato arrestato per ostruzione alla giustizia e il tribunale gli ha ordinato di sottoporsi a una valutazione psicologica presso l'ospedale Robert Giffard di Quebec City. Giselle mantenne il morale e l'isolamento della comunità durante l'assenza di papi, quindi sappiamo che fu arrestato o comunque portato in custodia cautelare. E quando la famiglia degli altri membri della setta ha cercato di visitarli per cercare insomma di farli ragionare, dal momento in cui Rock non era più in giro, hanno pensato è il momento giusto di andare lì e ragionare con i nostri figli, con i nostri cari, e fargli capire che questo non va bene. E adesso i giornalisti ne stanno parlando, e stanno succedendo molte cose, aveva attirato molta attenzione, quindi c'erano familiari che cercavano di convincere i loro figli a fare una valutazione psicologica, o comunque di tornare a casa, o comunque si stava diventando molto movimentata la situazione. Quindi dal momento in cui Rock ehm, non era più in circolazione, o comunque non poteva più controllarli a livello fisico, anche se sappiamo che a livello spirituale e psicologico erano, erano incastrati in quella situazione. Secondo me erano terrorizzati e confusi, e alla fine lo reputavano il loro messia, quindi anche se lui non c'è, anzi è il momento giusto proprio per dimostrargli il nostro rispetto, valore, amore, e rimanere. Ma i familiari non si fermarono, andarono lì e cercarono insomma eh, di farli ragionare tutti. Purtroppo non è andata come loro avrebbero aspettato, e difatti sono stati trattati con freddezza e sono stati mandati via. Gli hanno fatto capire con chiarezza appunto che non erano i benvenuti lì. Nel frattempo Rock si ingraziava i medici, perché a questo punto era stato mandato in una clinica, no, clinica psichiatrica, comunque doveva, per essere insomma rilasciato in libertà, dovevano provare che lui era sano di mente, cosa che erano convinti non fosse.
e quindi stava in una clinica e doveva fare questi test psicologici. E lui invece di... non lo so ragazzi, non lo so. È difficile da interpretare questo caso, è molto difficile da interpretare. E a quanto pare lui stava riuscendo a fare il lavaggio del cervello anche ai medici. E ovviamente se li stava ingraziando, cercava di farli entrare nelle sue grazie, li stava manipolando. Affermò Rock di aver salvato questi ragazzi dall'autodissoluzione della droga e di averli messi sulla strada giusta. E il direttore dell'ospedale dove si trovava Rock eh, cominciò a riferirsi a Rock chiamandolo Mosè. E cominciò a parlare con Mosè del disprezzo. Sto parlando del medico, parlava con Rock come se fossero amici, e, e il medico diceva quanto disprezzava il pubblico, che aveva questo modo di visualizzare il loro gruppo come una cosa negativa, mentre invece il medico pensava che lui stesse facendo una cosa assolutamente meravigliosa e pensava che Rock era semplicemente una persona molto estroversa, che aveva i suoi modi di fare un po' strani, aveva approcciato questo stile di vita che era diverso dal solito, e, e quindi il pubblico voleva far dimostrare a tutti che lui fosse un pazzo, mentre non lo ritenevano pazzo neanche alla clinica psichiatrica. Comunque, potete ben capire che fu dimesso. Ed anche in anticipo, a quanto pare, è giudicato idoneo a sostenere comunque il processo per ostruzione alla giustizia, e gli è stata inflitta una pena sospesa di 1 anno a quel punto, e ovviamente i media cominciarono a dipingerlo come un gentiluomo di montagna che si era scontrato con una società industriale piena di pregiudizi, e così via. Agli occhi dei suoi seguaci questo dimostrava solo che era un missionario di Dio, proprio come diceva di essere. Voglio dire, se poi alla fine gli esperti psichiatrici non riuscivano a trovare nulla di sbagliato in lui, loro chi erano per poterlo giudicare? O le loro famiglie o tutti gli altri. Perché a quanto ho capito soltanto i medici e i suoi seguaci erano convinti che questa fosse una cosa buona. Comunque, quindi a questo punto Gabrielle Nadeau, la donna invalida affetta da sclerosi multipla, purtroppo entrò in coma. Ovviamente sappiamo che era una donna molto molto malata, e entrò in coma e morì poco dopo già tutto questo polverone che era stato alzato. Succede questa cosa. Quindi Rock voleva seppellirla ai piedi della montagna eterna, ma fu portata dalle autorità per un'autopsia. Non trovarono altra motivazione per la sua morte oltre alla morte naturale dovuta alla sclerosi multipla. E comunque Gabrielle, Rock si infuriò e decise che da quel momento in poi chiunque della setta, culto, chiamiamolo come vogliamo, fosse morto sarebbe rimasto lì, nel loro posto dove vivevano, insomma, sulla montagna. All'inizio del novembre del 1980 Guy Weir si unì alla comune,
è stato il primo nuovo membro del gruppo dopo la Healthy Living Clinic. Era stato sottoposto a cure per la depressione presso l'ospedale Robert Giffard e sappiamo già che tutti i medici della Robert Giffard ospedale stravedevano per Rock a questo punto. Quindi lo stesso ospedale che aveva dichiarato Rock mentalmente sano. Quindi Guy Weir fu mandato a incontrarsi con Rock sotto consiglio dei stessi dei medici, che forse pensavano che avrebbe fatto bene a Guy questa vita un pochino più sana e magari stando all'aria aperta, comunque più in mezzo al bosco, al verde, avrebbe giovato la sua situazione. A quel punto Guy Weir fu permesso di rimanere nella comunità, nel capannone appunto, però nel capannone, quindi lontano dalla baracca dove vivevano, e dentro a questo capannone praticamente non c'era niente, c'erano le bestie e ci misero una piccola stufa a legna e una cassa di 24 bottiglie di birra fatta in casa, e c'erano le galline appunto, un gallo, e gli offrirono un pasto al giorno. Ovviamente niente viene offerto gratis, quindi Weir era stato dato una mansione per ripagare del fatto che l'avrebbero tenuto lì. Quindi oltre alle sue normali responsabilità di tagliare la legna, era di immagazzinare le razioni di cibo per l'inverno e continuare la costruzione del palazzo in legno di Mosè, la baracca. Sarebbe stato quello anche di fare da babysitter ai 3 non figli di Rock, perché ovviamente qui abbiamo figli di serie A e figli di serie B, quindi i suoi preferiti ovviamente erano i figli che erano biologicamente suoi. I figli che erano nati fuori dal gruppo e quindi che non erano i suoi erano non voluti, di conseguenza dovevano stare nel capannone insieme alle bestie. Quindi doveva fare anche da babysitter a questi 3 bambini, e sarebbe Samuel Giguer che aveva 2 anni, Miriam Giguer che aveva 4 anni e Simone Olet che aveva 2 anni. Questo sarebbe figlio di Solange e Claude durante il loro breve matrimonio combinato da Rock. Rock aveva 3 figli che vivevano nella comune. Uno l'aveva avuto con Giselle, uno da Solange e uno da Nicole. Guy Weir, essendo mentalmente instabile, era adatto a prendersi cura degli animali, insomma, cos'altro vuoi fargli questo ragazzo che è stato dichiarato dai medici mentalmente instabili come lavoro? Soltanto quello avrebbe potuto offrirgli, insomma, tagliare la legna, immagazzinare il cibo per l'inverno, badare alle bestie e questi 3 bambini. Quindi arriviamo al 23 marzo del 1980. Thériat organizza una festa per i suoi 2 figli nati dal matrimonio con Francine, che sarebbe la prima moglie. Ricordiamo che Rock, prima di entrare in questa comune, era sposato, veramente sposato, con la sua prima moglie Francine Granier, con cui ebbe quei 2 figli che all'epoca di questi fatti, quindi nel 1980, Rock Jr. aveva 12 anni e François aveva 10 anni. Quindi a questo punto questi 2 figli sono andati a stare con il padre nella comunità sulla collina, sulla montagna, insomma quello che è. Guy Weir ovviamente non fu invitato a questa festa. Il suo compito era sempre quello di prendersi cura di quei 3 bambini e gli animali nel capannone. Quella notte successe qualcosa di terribile. Ora ci sono 2 versioni su ciò che accadde quella notte. La versione ufficiale è quella che è stata data dal tribuno. Era la testimonianza di appunto Rock, di Guy Weir e dalla maggior parte dei suoi seguaci. Secondo questa versione, Samuel,
il bambino di 2 anni, stava piangendo quella notte e teneva sveglio Veer. Con questo contagocce lo strinse nella boccuccia di Samuel e buttò dentro questo alcol puro e pare che questo fosse sufficiente a causare la morte del bambino, praticamente per avvelenamento di alcol. Dopo aver saputo della morte del suo bambino, Maryse Grenier è tornata al lavoro. A cena, Rock suggerì di bruciare i resti del bambino, perché se li avessero seppelliti gli uccelli o altri animali o orsi avrebbero potuto divorarlo. Maryse e Jack Giguère erano d'accordo. Claude Ollette ha fatto gli onori di casa. Poi il culto, insomma, è tornato alla normalità con la festa, andata avanti con la festa, come se nulla fosse successo. Per 6 mesi tutto è andato liscio, insomma tutto era normale per il culto, ma una notte di settembre Rock ubriaco si arrabbiò con Veer per qualche infrazione, insomma, e decise che avrebbe dovuto processarlo. E lo avrebbe processato per quello che era successo a marzo, quindi per quello che successe al piccolo Samuel. Quindi nominò Jack Giguère, il papà di Samuel, come giudice, Giselle come accusatore e poi nominò Claude Olé come avvocato della difesa. Gabrielle avrebbe agito come coroner e le altre 6 mogli di Rock avrebbero agito come giuria. Il processo durò un'ora e il verdetto fu unanime, non colpevole per infermità mentale. Rock comunque non era tanto contento di questa decisione e un paio d'ore dopo prese Jack da parte e suggerì di castrare. A Jack ovviamente l'idea di dover castrare Veer non piaceva, l'idea, ma Rock a quel punto cercò di fare una nuova votazione, insomma, chiese una nuova opinione dalla giuria, e stiamo parlando sempre di casa sua, quindi della baracca, insomma, e i suoi seguaci. Solo 3 hanno votato contro la nuova mozione, quindi Jack, Giguère, Maryse e Giselle erano contro alla castrazione, tutti gli altri invece erano ovviamente favorevoli. Quindi Veer, che era rimasto in silenzio per tutta la serata, ovviamente lui stava lì, ricordiamoci questo, lui era lì e stava osservando tutto ciò che stava succedendo e cosa ne avrebbero fatto della sua vita. Ovviamente non era entusiasta all'idea, ma Rock alla fine lo convinse a fare questa castrazione e affermò che avrebbe curato il suo mal di testa, così come l'eccessiva auto, autosoddisfamento sessuale, non so come chiamarlo, se usiamo dei termini diversi buttano giù il video, quindi diciamo sì, quello che fanno gli adulti per soddisfarsi sessualmente da soli. Quindi ha detto che praticamente questa castrazione l'avrebbe aiutato per quello, perché lui aveva passione nel soddisfarsi da solo e quindi questa castrazione lo avrebbe aiutato. Spiegò che nella gerarchia del gruppo Veer era uno schiavo
e che se si fosse sottoposto alla castrazione sarebbe diventato un enunco, quindi si sarebbe aggiudicato un livello più alto nella gerarchia, non essendo, cioè non sarebbe più rimasto schiavo, ma un pochino la sua posizione sarebbe stata un pochino meglio. Non so cosa. A quel punto quindi chiese a Vir di scrivere una lettera di consenso e ha detto che non l'avrebbe mai fatta firmare a Vir se non avesse voluto firmarla, insomma non l'avrebbe costretto a firmare il consenso alla castrazione, ma comunque lo incoraggiò vivamente a farlo. Rock fece sdraiare Vir sul tavolo della cucina, ovviamente, mentre Gabriella andava a prendere gli strumenti medici, che si trattava praticamente di un elastico, una lametta da barba e una lente di ingrandimento, un paio di pinzette e ovviamente l'alcol, l'edinolo. L'operazione in sé è stata indolore, a quanto pare. I testicoli, una volta rimossi, sono stati disposti in un tovagliolo, dopodiché dopo questo intervento chirurgico a quanto pare lo scroto sanguinò per più di una settimana. Gabrielle, che sarebbe l'infermiera del gruppo, gli ha dato un nuovo impacco di acqua salata ogni 20 minuti, glielo cambiava e si è assicurata per tutto il tempo, insomma, che assumesse molto ferro e fluidi, quindi acqua. Quindi Vir non si è mai più lamentato per un mal di testa o per altri problemi fisici dopo la castrazione. Chissà, magari Rock ha pensato che avesse compiuto un miracolo, ma probabilmente Vir non si è mai più lamentato per paura di avere altre ripercussioni. D'altra parte Rock sentiva che ora Vir era, poi incoraggiava i suoi seguaci anche a fargli del male, a torturarlo. Quindi gli faceva trafiggere il petto con dei coltelli, poi quando vedeva che sanguinava troppo li faceva fermare, si divertiva a fare non lo so, si pensava fosse Dio e quindi decideva lui come torturarlo, per quanto tempo e quando smettere. Comunque il 5 novembre Vir riuscì a fuggire e trovò alloggio nel villaggio accanto, che sarebbe Saint-Jogues, dove disse agli abitanti del villaggio che un bambino era morto dopo essere stato preso a calci da un cavallo. Ovviamente questo fece scalpore, la polizia fu chiamata di nuovo e fece irruzione lì alla capanna, al loro terreno, arrestò Rock e anche i genitori di Samuel e hanno trasferito i 7 bambini in case famiglie. Dopodiché trovarono i resti del bambino ed i membri della comune hanno raccontato la storia di Vir che picchiava il bambino. Hanno anche trovato la lettera di consenso di Vir all'operazione di castrazione e persino le schede elettorali che erano state usate per votare a favore della castrazione. Nessuno del gruppo che fu interrogato dalla polizia era sconvolto per questa vicenda o addirittura imbarazzato per quello che era successo, né tantomeno del fatto che avevano coinvolto il figlio dodicenne di Rock, quindi Rock Jr., nella votazione per la castrazione, perché ricordiamoci che al momento di questi fatti Rock aveva i suoi figli biologici avuti con la prima moglie e in questa votazione era stato coinvolto anche questo ragazzino di 12 anni. Ma a quanto pare quando furono interrogati dalla polizia nessun membro del gruppo si sentì per niente coinvolto, imbarazzato o dispiaciuto di tutto questo, né tantomeno di aver fatto votare un bambino di 12 anni a favore della castrazione di un uomo.
Ovviamente quando trovarono i resti, portarono i resti di Samuel al coroner e gli venne fatta un'autopsia dove era stato stabilito che il gruppo era penalmente responsabile della morte di Samuel Giguère. La polizia ha formulato le seguenti accuse: Roch Thériault, Jack Giguère, Maryse Grenier, Gabrielle Lavallée e Guy Beer sono stati tutti accusati di negligenza criminale che ha causato lesioni gravi e personali a Samuel Giguère. Claude Ollet, che ha bruciato è stata accusata di ostruzione alla giustizia. Jack e Maryse sono stati accusati di negligenza nei confronti della loro figlia maggiore, che ora ha 5 anni, e Claude Solange Boilard sono stati accusati allo stesso modo per il trattamento riservato a Simone Ollet, che ora all'epoca di aveva 3 anni. Roch e Thériault e Lavallée sono stati anche accusati di lesioni personali con l'intento di mutilare Guy Beer, per la castrazione quindi, e tutti gli imputati si sono dichiarati non colpevoli. Jack, Maryse, Claude, Solange e Guy sono stati rilasciati a condizioni che non tornassero più alla baracca, e Thériault e Lavallée è stata negata la libertà su cauzione in quanto ritenuti un pericolo per la società. Alla fine del processo, durato 9 mesi, durante i quali i membri della comune si trasferirono nella città di New Carlisle, dove si tenne il processo, tutte le parti furono dichiarate colpevoli di tutte le accuse. Quindi Maryse e Solange sono state condannate a 3 anni di libertà vigilata. Jack Giguère e Claude Ollet sono stati condannati a 6 mesi di carcere e 3 anni di libertà vigilata per abbandono di minore. Guy Beer fu condannato, ma in seguito assolto per incompetenza mentale, e fu restituito all'ospedale Robert Giffard. Gabrielle Lavallée è stata condannata a 9 mesi di carcere e 3 anni di libertà vigilata. Roch Thériault è stato condannato a 2 anni di carcere e 3 anni di libertà vigilata per ciascuno dei 2 capi d'accusa, da scontare contemporaneamente. È stato trasferito al centro di detenzione di Orsainville a Quebec City. I membri del gruppo si sono distribuiti in 4 appartamenti a Quebec City per stare vicino al loro leader, perché anche lì non l'hanno abbandonato. La polizia ha raso al suolo la capanna sul Gaspé, riducendola in ceneri. Roch Thériault iniziò a raccogliere appunti per un libro che voleva scrivere, e questo libro ha un titolo, La Farmosée, pubblicato poi a Quebec City nel novembre del 1983. A questo punto sembrava che tutto fosse finito. Purtroppo no, era solo l'inizio.